Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi voglio andare a parlare di un tema davvero importante per chi guida ogni giorno, ovvero i rischi legati all'assunzione di alcol e farmaci quando ci si mette al volante. Con il nuovo codice della strada, introdotto alla fine del 2024, le normative sono diventate sicuramente più severe e ci sono regole che potrebbero sorprenderti in tutti i sensi, sia sulla strada che anche appunto leggendole. Ma iniziamo partendo dal contesto, ovvero il nuovo codice della strada che è stato introdotto alla fine del 2024 ha inserito regole più severe per garantire per garantire la sicurezza di tutti. Una delle principali novità riguarda il controllo più stringente non solo sull'alcol e sulle droghe, ma anche sull'uso quindi di farmaci e prodotti contenenti alcol. Successivamente vedremo anche perché. Facciamo un esempio, quindi se vieni fermato alla guida e risulti sotto l'effetto di alcol o farmaci che compromettono la tua capacità di concentrazione e i riflessi, potresti incorrere in sanzioni pesanti, dalle multe elevate fino alla sospensione della patente e addirittura in alcuni casi anche addirittura appunto alla denuncia penale. Ma il problema non si tratta solo di evitare sanzioni, e queste regole mirano a prevenire incidenti che possono mettere a rischio sia la vita tua ovviamente che anche quella degli altri e delle persone che ti circondano mentre sei al volante. Ma vediamo un po' step by step dove si è arrivato e come. Partiamo quindi dall'alcol, che è una delle principali cause di incidenti stradali nel nostro paese. Anche piccole quantità possono influenzare diverse cose all'interno del nostro organismo, meccanismi che poi si riflettono sulla nostra capacità di guidare. Quali sono queste cose? Allora, 1. I tempi di reazione. Abbiamo che con l'alcol presente nel sangue i riflessi tendono a rallentarsi e ciò può essere ovviamente fatale in situazioni di emergenza in cui servono prontezza dei riflessi, quindi per esempio un animale ci attraversa una strada, dobbiamo frenare all'improvviso, insomma cose del genere. Il secondo punto poi è la capacità di concentrazione. Vediamo che l'alcol riduce la capacità di rimanere attenti, quindi il focus, specialmente questo poi durante i lunghi tragitti o in condizioni anche di traffico intenso, o perlomeno anche quando tutte e due le cose si vanno a sommare. Abbiamo anche una terza cosa molto importante, che è una ridotta percezione del rischio. Infatti l'alcol tende a farci sottovalutare i pericoli, portandoci a prendere decisioni magari anche imprudenti e che normalmente non andremmo a prendere. Per quanto riguarda i limiti illegali dell'alcol presente nel sangue, è di 0,5 grammi litro. Poi queste vediamo che sono state introdotte diverse soglie che portano a conseguenti diverse. E per esempio a 0,5 a 0,8 abbiamo una multa che va fino a 2.170 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Poi abbiamo dallo 0,8 all'1,5 grammi litro, vi è invece una multa che può arrivare fino a oltre 3.000 euro e sospensione qui in questo caso della patente dai 6 mesi fino anche all'arresto ai 6 mesi sempre. Poi addirittura concentrazioni superiori all'1,5 grammi litro portano una multa che può arrivare fino a 6.000 euro e sospensione della patente fino a 2 anni, con un arresto anche fino a 1 anno e confisca poi anche del veicolo. Quindi vediamo che sono sanzioni molto severe. La regola d'oro è semplice: se devi guidare evita completamente l'alcol, in quanto non esistono poi quantità sicure o soglie, perché purtroppo è molto soggettivo come molte altre cose a livello poi della biochimica, e quindi per esempio queste sono soglie calcolate a livello mediano della popolazione, ma non vuol dire che poi a livello dei nostri riflessi e sicurezza vadano bene poi per tutti. Quindi sicuramente andare a evitare completamente l'alcol è uno step necessario per la sicurezza. Parlando invece di farmaci, vediamo quali possono influenzare la capacità di guidare.
Abbiamo innanzitutto ansiolitici e sedativi come per esempio il diazepam o il lorazepam, che vanno anche essi a rallentare i riflessi e possono causare sonnolenza, un po' come abbiamo visto con l'alcol. Poi abbiamo antidepressivi, vediamo che alcuni tipi possono ridurre la concentrazione e quindi aumentare il rischio di incidenti. Antistaminici, soprattutto quelli di tipo di prima generazione, spesso utilizzati per allergie e anche raffreddori. Abbiamo poi per esempio anche antidolorifici oppioidi come la morfina, che può andare ad alterare la lucidità mentale. Abbiamo farmaci poi anche per il raffreddore, come per esempio alcuni sciroppi contenenti codeina, o anche la pseudoefedrina, soprattutto la ritroviamo in pastiglie o spray, possono avere effetti a volte simili all'alcol. Come vedete dico sempre a volte perché dipende poi da tante situazioni particolari, soprattutto anche a livello del metabolismo della singola persona che ha su questi farmaci. E vi consiglio comunque sempre di leggere il foglietto illustrativo, solitamente c'è la dicitura può alterare la capacità di guidare i veicoli, e se avete dubbi chiedete comunque al vostro farmacista, che sicuramente saprà consigliarvi o un'alternativa o comunque sapervi dire se potrebbe causarvi problemi o meno. Alcuni farmaci vediamo che possono poi andare a interferire con i risultati del test alcolimetrico, tra cui sciroppi per la tosse e gocce sedative, quali per esempio soprattutto quelli che contengono etanolo, che è un alcol e può essere rilevato ovviamente dall'etilometro, anche in piccole per esempio quantità. Oppure anche un'altra classe di farmaci o anche non farmaci possono essere per esempio spray e colluttori per l'orale. Quindi abbiamo per esempio, possono essere anche spray contenenti alcol o anche colluttori contenenti alcol. Possiamo dire che possono falsare sicuramente anche i risultati, soprattutto se fatti nel breve periodo prima di mettersi in macchina e sfiga a voi c'è il controllo. Questo significa che appunto potreste risultare positivo anche senza aver effettivamente bevuto, quindi consiglio generale di aspettare almeno 15-20 minuti dopo aver assunto queste tipologie di prodotti e prima di mettersi alla guida. Faccio un esempio di sfiga massima: mi faccio uno sciacquo con un colluttorio alcolico e mi metto subito alla guida e mi fermano appena giro l'angolo. Qua il test molto probabilmente sarà positivo, quindi è meglio aspettare un 15-20 minuti. Inoltre vediamo che l'alcol combinato con alcuni farmaci va a amplificare i suoi effetti che abbiamo visto prima, aumentando così il rischio sia di incidenti che anche di pericolo generale per la propria salute, anche con bassi dosaggi. Per esempio vediamo che ansiolitici e alcol, questa combinazione può causare un'estrema sonnolenza e praticamente rallentare tutti i riflessi. Oppure ancora alcol e oppioidi, anche qua abbiamo un aumento della confusione mentale e una riduzione della capacità di giudizio. Un altro mix pericoloso può essere l'antistaminico con l'alcol. Qui abbiamo anche un effetto sedativo accentuato dove va a compromettere la lucidità necessaria alla guida. Vedo che molte persone, per esempio, apro una piccola parentesi, sugli antistaminici vanno a segnalare giustamente che tendono a dargli sonnolenza, quindi ovviamente questa sonnolenza per esempio viene amplificata qualora si sia assunto dell'alcol. Poi abbiamo un altro mix, per esempio farmaci per l'influenza, sempre con l'alcol. Alcuni per esempio abbiamo sciroppo per la tosse, quindi per esempio destrometorfano o la codeina, possono aumentare anche qua sonnolenza e ridurre i riflessi, nonché anche per esempio la pseudoefedrina, che viene utilizzata come decongestionante nasale, può causare agitazione e vertigini. Quindi occhio anche in questo caso per esempio agli spray nasali che contengono pseudoefedrina in questo caso. Quindi questi esempi vanno a dimostrare quanto sia importante evitare l'assunzione di alcol quando si assumono farmaci, anche se paradossalmente sembrano innocui. Ora, per finire questo video, vediamo alcune semplici regole d'oro per guidare in sicurezza. Sicuramente la prima è non bere alcol prima di guidare. Purtroppo nemmeno un bicchiere. Consulta il medico o il farmacista, per esempio, se assumessi farmaci che possono andare a influenzare sulla guida.
Leggi attentamente le etichette quindi e non sottovalutare le avvertenze del foglietto illustrativo. Perché? Perché comunque non è che è stato scritto a caso, ma ci sono studi al riguardo che tutte quelle reazioni, chi più, chi meno, le ha avute. Evita rischi inutili, quindi se uno si sentisse stanco, poco lucido, è meglio affidarsi quando possibile a un mezzo alternativo o far guidare qualcun altro. Soprattutto qualora si assumessero farmaci per patologie croniche, andare a consultare il medico per verificare se possono influire sia sulla capacità di guidare e qualora se si potesse scegliere per esempio delle alternative più sicure per andare a pianificare anche meglio i tempi di assunzioni rispetto alla guida. Abbiamo visto un po' quanto sia importante conoscere gli effetti dell'alcol e dei farmaci sulla guida. Se hai domande o esperienze personali, scrivi pure quello che vuoi nei commenti e se il video è stato utile ti invito a mettere un like, condividerlo, iscriverti al canale, insomma le solite cose social che fanno sempre piacere. Ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, prenditi cura di te, occhio all'alcol, occhio ai farmaci e soprattutto occhio alla strada. Ciao!